Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un rasoio che non avrei mai preso perché come geometria somigliava moltissimo allo Yates, però essendo che mi è stato prestato, cosa fai? Non provi un rasoio tra l'altro così bello? Quindi Isleworth. Vi metto nel titolo il nome, è una roba che neanche un arabo. Eccolo qua, in acciaio. Questa è la versione Plus, quindi la versione più efficace. Non so come sia quello più dolce. Questa è la scatola. Eccola qua. Un rasoio veramente fatto bene. Cioè ha una costruzione che è qualcosa di incredibile. Non ha un difetto dal capo all'interno. È veramente un capolavoro d'estetica. Andiamo a vedere però come lavora in rasatura, perché a me sti angoli obbligati lo sapete che c'è un po' di difficoltà. Vediamo come lavora. Allora, pennellino. Proveremo anche l'Omega Evo 2 che mi è arrivato oggi. NC3, la botticella di Enrico Montesin. E come sapone andiamo avanti a goderci un po' di Barrister Men Fougère Gothique. Anche per non mettere troppa carne al fuoco, perché provo un rasoio, provo un sapone, provo tutta roba nuova, dopo non capisco bene. Perché per quanta esperienza hai, ma se quando fai una recensione ogni volta usi un sapone diverso, una lametta diversa, un rasoio diverso, cioè puoi essere bravo quanto vuoi, ma è per quello che tante volte vedo anche qualche youtuber che magari riprova un rasoio, ma l'avevo provato quelle volte mi sembrava una cosa invece adesso un'altra, cioè non puoi capito provare una Pro Raso oggi, domani provi un Barrister e dopo uno Stirling e tutte e tre le volte con rasoi diversi, magari con lamette diverse, cioè devi essere il genio della rasatura per capirci qualcosa. Più che altro è che dopo rischi di non riuscire a dare dei consigli o comunque una descrizione dettagliata, no? Quindi inutile mettere troppa carne al fuoco. Adesso proviamo il rasoio. Armato di Gillette Nacet, che ormai vabbè per me sono la lametta. Ogni tanto cambio anch'io, anche per conto mio, però quando faccio le prove sui rasoi per me sono il top. Sto vedendo il fondo, ho finito il Mint and Flower, ho finito ancora 7-8 mesi fa un Nobel Otter Raw e adesso finisco anche questo. Solo che mi sta arrivando il set nuovo, quindi alla fine dopo ricominciamo da capo, ma non importa. Ogni tanto bisogna anche finirli i saponi, se no. Ok, ci siamo. Ieri ho fatto barba, capelli, tutto a zero a mio papà con R41. Mamma mia, è veramente uno spettacolo. Zero red point, una rasatura profondissima. A volte ci penso, mi piacerebbe aprire una barberia e fare la barba con R41. Con tutti i set, con tutte le profumazioni, avendo dopo magari anche la possibilità di acquistarli, no? Uno si acquista il set della rosatura, si acquista il pennellino, il rasoietto da usarlo anche a casa. Sarebbe veramente bello.
e magari abbinare qualche bel profumo di nicchia, che ora dopo l'aftershave gli metti 2 bei spruzzi di profumo come quelli nuovi di Andrea, che a breve vi presenterò, di un'eleganza mostruosa. Ragazzi, tanta roba. Proviamo questo Acid Work. Allora, già lavoro con un angolo tanto chiuso e la cosa non mi sta facendo impazzire. Non sopporto i rasoi, ed è per questo che mi è piaciuto il Sintesi, perché non lavora con un angolo così chiuso. Che devi proprio tra l'altro sento che non fa neanche lavorare benissimo la lametta, perché o perché la curva poco, o non so per quale motivo, ma sento un po' tirare il pelo, e con sto sapone qua non è il caso. Adesso vediamo, perché ho parecchia barba, quindi non voglio giudicare le cose all'inizio. Però passi un green cult, sparisce la barba che neanche la senti. Questo qua un pochettino si fa sentire. Non male, però vediamo, andiamo avanti. Andiamo avanti. È un rasoio che mi sta lasciando un po' interdetto. Quando c'è meno pelo lavora in modo totalmente diverso. Scorre, non si sente più la lama, non aggrappa. Quindi è un rasoio che, anche se è la versione plus, secondo me la mild è neanche da considerare. È comunque da usare giornalmente. O massimo 2 giorni.
Se questo qua è... Porca miseria. È il classico rasoio che non gli puoi dire niente perché fa perfettamente il suo lavoro, però non mi fa né caldo né freddo usarlo. Cioè non mi trasmette emozioni, non mi trasmette... Fa il suo, lo fa bene, fa il suo lavoro egregiamente. Quando c'è tanto pelo aggrappa un po' troppo, quando non ce n'è sembra che stai passando un rasoio senza lametta, e quindi non è quel rasoio che quando c'è il pelo senti proprio che te li trancia via belli precisi, dopo quando ne hai poco senti cioè che ti fa quel suono bello, godurioso. È un rasoio che bellissimo, comodo, ma per me è un po' sterile. È difficilissimo trovare l'angolo, soprattutto in contropelo. Dopo ci fai la mano e lo trovi, però è difficilissimo. Il sintesi, ad esempio, è semplicissimo. Questo qua devi continuare a girare finché senti la lametta, è una cosa che non mi piace. Cioè, non in questo modo. È come se il rasoio radesse solo esattamente in questa posizione qua. Tu fai così o fai così e non rade più. Ed è fastidioso, cioè non hai proprio mobilità, devi radere per forza in quel modo lì. Cioè è uno degli angoli più obbligati che abbia mai sentito. In più in contropelo non senti le lame, quindi continui a girare perché non sai che cosa stai, in che direzione lo stai usando. Ah, una cosa, vi piace o non vi piace quando metto un po' di musica in sottofondo? Anche al minimo, la metto proprio al minimo possibile, ma vi dà fastidio o preferite che lascio stare? Che a volte magari passo qualche secondo senza dir nulla e non vorrei che vi annoiaste. Sto rasoio qua lo avessi provato, adesso mi sciacquo dopo vi dico. Sto rasoio qua l'avessi provato prima dell'Henson, prima dello Yates, prima del Black Bear, prima di tanti altri rasoi, soprattutto del Sintesi, vi avrei detto gran rasoio, rasoio quasi quelle marce automatiche, anche se beccarci l'angolo non è da neofita come altri rasoi, molto più facile il Sintesi, molto più facile l'Henson.
profondità di rasatura non è un granché. In sintesi riesce ad andare a fondo, questo qua devi spingere, quindi neanche questo non va bene. È un rasoio che per me, che a me non mi ha convinto. Costa anche 180-200 euro, è bello, è bellissimo, se uno lo vuole in collezione non sbaglia perché è un bel rasoio che fa il suo, non è aggressivo, sicuramente non più mild di così, quindi se prendete quello mild non lo usate neanche, secondo me, non arrivate neanche al BBS neanche spingendo. Questo versione plus, quindi con gap maggiore e via dicendo, comincia a essere un rasoio accettabile, però non arriva neanche a livelli dello Yates come profondità di taglio. È un rasoio giornaliero per chi non sta lì a guardare BBS, cose o altro, gli piace l'estetica, se lo gode, ma finita lì. Quindi per me, personalmente, per me è bocciato. Non trovo niente di innovativo, niente di così eclatante, non mi ha dato quel qualcosa in più sotto nessun punto di vista. E quindi perché dovrei consigliarvelo? Solo perché è bello, sì, bello, fatto bene, perfetto, preciso, presa, bilanciamento, è bellissimo, basta, solo quello, ma purtroppo. Questo è il mio parere. Adesso ci andiamo ad abbinare l'infernetto. Allora, nella descrizione come sempre c'è link a Epoca Barberia, link di Goodfellas e adesso ho messo anche il link di Amazon. Se vi fa piacere darmi il sostegno, cliccate su quel link quando dovete fare un acquisto in libertà e usate quel link lì, così mi danno una mano a me con una piccola percentuale. Sotto Amazon, se ad esempio non so, trovo questo, vi metto un altro piccolo link. Se cliccate direttamente su quello invece che su quello generale, dove potete comprare qualsiasi cosa, mi danno una percentuale ancora maggiore su Amazon. Funziona così. Logicamente di tutti questi prodotti c'è solo questo, magari, metti caso, lo uso, ve lo sto facendo vedere, ve lo clicco sotto, però ce l'ho, quando l'ho finito non lo ricomprerei, sono sincero e non ve lo sto consigliando. È degno, costa una stupidaggine, fa il suo, però io sono abituato a profumazioni che mi durano un po' più di uno sputo. Questi qua sono i preset entry level, no? Cioè all'inizio piuttosto di, non so, uno non se la sente di spendere troppi soldi, si prende un set così piuttosto di una ProRaso. Comunque c'è un passo in più, perché dovrei essere scemo a dir di no, ha un passetto in più, però una volta che avete capito che cosa si può avere con un barista, con un set anche di zingari, barista, Stirling, Westman, Axe, già lì capite che siamo ad un livello troppo superiore, quindi io continuo ad essere di questa idea qua. Però vi piace la profumazione, non costa tantissimo, magari lo trovate anche con lo sconto, abbiamo che il 5% di sconto, se comprate un set non morite mica, cioè nel senso la barba ve la fate bene lo stesso. Io personalmente ormai sono passato a livello superiore a questo, ma è una cosa mia, per come mi rado io, per le mie esigenze e via dicendo. Come vedete la rasatura, cioè, è un BBS bello, bello, importante, a livello però forse un 10% più di un italico, ci fermiamo lì. Però ad esempio non mi dà le emozioni di taglio che mi dà un italico, quindi è bello, è da, se uno ha la possibilità che si fa la collezione, questo qua fa la sua porca figura ed è bello da usare, però secondo me in sintesi se lo mangia sto qua, ma proprio a occhi chiusi. Ragazzi, vi saluto, non so neanche se è ancora in preordine, 75 euro, tra l'altro potete sempre usare il mio link, 75 euro più il 5% di sconto, 72 euro spedito un rasoio del genere in acciaio, cromato al cromo duro, secondo me è il colpo del secolo. Finché ce n'è, ragazzi, portatevelo a casa, piuttosto lo rivendete dopo lo stesso prezzo, ma portatevelo a casa perché è una bomba. L'ho provato, c'è il video, lo trovate, quello su Goodfellas, è veramente una bomba. Non sono sponsorizzato, non sapevo neanche se mi piaceva,
Ma è veramente un gran rasoio, infatti me lo sono comprato di soldi miei, l'ho ordinato dal sito come avete fatto voi e me lo sono comprato perché è una bomba. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!